Buongiorno cari amiche e cari amici, bentornati nel mio canale. Io sono Vera, per chi non si fosse ancora iscritto fatelo e schiacciate anche il tasto della campanella per attivare le notifiche e venire informati ogni qualvolta esce un mio nuovo video. Oggi vi ripropongo un punto che vi ho fatto qualche anno fa e che ha avuto un enorme successo. Ve lo voglio riproporre perché è un punto stupendo, molto semplice, non è reversibile perché dall'altro lato si presenta in un'altra maniera, è leggermente traforato, quindi adatto a stole, adatto a copertine, adatto a cardigan, anche adatto a sciarpe invernali. Diciamo che è un punto talmente bello e talmente versatile che lo potrete usare per qualsiasi vostro progetto. Guardiamolo bene da vicino, vedete, forma queste colonne con questi spicchietti a rilievo ed è semplicissimo da fare ed è per questo che ve lo ripropongo. Io ve l'ho fatto in questo color ocra e ho anche fatto un altro campione in color azzurro per farvi vedere la differenza di resa appunto attraverso i vari colori. Guardate com'è bello, è anche abbastanza elastico ed è, come vi ho detto, semplicissimo da fare. Bene, andiamo immediatamente al nostro tutorial. Allora, per accontentare tutti quelli che nei commenti mi chiedono dove ho preso i filati, oggi ve lo posso dire. Mi sono fatta un bel rifornimento da un nuovo negozio che ho scoperto online, è un'azienda piemontese, quindi è made in Italy, è molto bella, si chiama Lanaio, produce soltanto filati tinti con delle tinture anallergiche. E è molto bello il sito, andate a vederlo se volete, perché ha delle cose particolari che io non ho trovato negli altri siti. Anzitutto la spedizione è gratuita oltre le 19 euro e si sa che noi che siamo amanti dei filati per fare 19 euro ci vuole veramente nulla. Poi vi regalano anche degli schemi gratuiti e oltre a questo hanno una sorta di particolare promozione che si chiama Premiati di Lana. Tutte le volte che acquistate in poche parole vi danno dei punti che poi serviranno per l'acquisto successivo. Questo che io ho usato si chiama Versatil e va bene per questa stagione perché è composto sì da lana merino ma è anche composto da cotone. Ecco qua, vedete, 53% di lana merino e 47% di cotone. Quello che invece è color ocra, che sinceramente è il mio preferito perché ha dei colori stupendi e molto lucidi, si chiama seda e i colori sono lucidi perché all'interno, oltre al 70% di lana merino, c'è anche un 20% di seta, vedete? Allora, l'azienda è il Lanaio, è della provincia di Biella e fornisce soltanto filati pregiati, quindi tutto quello che trovate è veramente bello. Io ve lo consiglio anche solo da darci un'occhiata e poi il 15% di sconto per il primo acquisto mi sembra veramente un ottimo affare. Bene, adesso andiamo al nostro campione. Bene, andiamo con la spiegazione del nostro punto che si snoda su 4 ferri, ferro numero 1, 2, 3, 4 e poi si ricomincia dall'1 e bisogna montare un multiplo di 2 punti, quindi 2 più 2 più 2, ai quali poi aggiungerete i 2 punti di bordo o di vivagno se volete fare il vivagno semplice o se invece volete fare come ho fatto io nel campione il vivagno a doppia catenella, bisognerà poi montare 4 punti. Per la spiegazione del vivagno a doppia catenella vi metto in descrizione il link. Allora, primo ferro. Il primo ferro va lavorato tutto al diritto, quindi primo ferro tutto al diritto, inclusi i nostri 2 punti di vivagno, che sono sempre al diritto in questo caso. Quindi primo ferro tutte le maglie che incontrate vanno lavorate al diritto. Secondo ferro o secondo giro, tutte le maglie tranne i punti di bordo vanno lavorate al rovescio, quindi tutte le maglie al rovescio.
è un punto molto semplice, presenta una particolarità nel terzo e nel quarto ferro, ma nulla di difficile. Allora, secondo ferro al rovescio, tranne i miei vivagni che lavoro al diritto. Terzo ferro si esegue in questa maniera, punto di bordo al diritto. Adesso devo eseguire da qui alla fine del ferro 2 punti presi insieme al diritto. Quindi prendo i miei 2 punti al diritto, inserisco il ferro e faccio il mio normale diritto, ma prima devo prendere 2 punti insieme, in questo modo. Se avete degli aghi come i miei di bambù, in genere presentano una punta molto appuntita e quindi vanno bene per fare questo genere di lavorazione. Adesso i miei sono anche un po' consumati. Comunque 2 punti al diritto e il bordo al diritto. In questo giro che abbiamo appena fatto, naturalmente le maglie si sono ridotte della metà perché le ho prese a 2 a 2, quindi nel quarto e ultimo ferro bisognerà recuperare le maglie in questa maniera. Il primo punto va lavorato al diritto. Dopodiché, per cominciare a recuperare le maglie, pongo il mio ferro di destra in quest'asola che si crea tra i 2 punti, vedete? Questa. E faccio un diritto normale in questa maniera. Poi lavoro il diritto normalmente del punto, poi ritorno di nuovo sotto e faccio un diritto e lavoro il punto. Prendo l'asola tra 2 punti e faccio il diritto. Questo è l'ultimo punto. Io lo lavorerò 2 volte l'ultimo punto, una volta normalmente e poi senza lasciar cadere il punto lo lavoro a diritto ritorto e poi il mio punto di vivagno. L'ultimo punto io l'ho lavorato 2 volte perché, se voi vi ricordate bene, in questo ferro che abbiamo fatto, il primo punto io non sono andata sotto la maglia a lavorare l'asola, quindi mi mancherebbe un punto che recupero lavorando l'ultimo punto 2 volte. Bene, è tutto qui. Già comincia a intravedersi il punto, chiaramente andando avanti diventerà una meraviglia, uno spettacolo. Guardate che bello, ve lo faccio vedere di nuovo in questo color ocra, penso, molto molto lucido, e in questo colore azzurro. Io spero che vi sia piaciuto il mio tutorial. Se ci fossero dei dubbi scrivetemelo nei commenti. Se il punto non vi viene la prima volta, non vi scoraggiate, riguardate di nuovo il video, magari rallentatelo con le funzioni di YouTube e piano piano vedrete che riuscirete, perché comunque non c'è niente di assolutamente complicato. Io vi saluto e vi auguro una buona settimana. Ciao dalla vostra Vera, ciao ciao!